Ehi, accendi il folletto. Ehi, spegni il folletto. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torneremo a parlare di tecnologia, ma non applicata alla nostra autovettura, bensì applicata alla nostra casa. Andremo a vedere il funzionamento di questa coppia di prese smart della GoSound con possibilità di poter pilotare le stesse attraverso il nostro smartphone. In più avremo la possibilità di poter pilotare le stesse anche attraverso Google Home o Alexa. Questa coppia di prese si possono acquistare direttamente su Amazon. Poi come al solito vi lascio tutti i link nella descrizione del video per andarvi a vedere il particolare. Detto questo, andiamo a vedere subito il contenuto della confezione, le caratteristiche tecniche di questa coppia di prese smart, ma soprattutto come funzionano. Le caratteristiche principali che dobbiamo tenere a mente per quanto riguarda queste due prese smart sono un input massimo di 230 volt e un amperaggio massimo di 16 ampere. E ricordatevi che queste prese smart supportano solo la rete wifi da 2.4 GHz. A questo punto, ragazzi, io direi di andare a vedere subito il funzionamento fisico di queste due prese smart della GoSound, ma soprattutto come andare a scaricare, installare ed utilizzare l'applicazione su sistema operativo iOS e sul sistema operativo Android. Per scaricare e installare l'applicazione apriamo il libretto di uso e manutenzione su questa pagina dove c'è il QR code. Inquadriamo il QR code. Ok, apriamo l'URL, scarica ed installa. Clicchiamo qui e ci manda direttamente nel Play Store e qui dobbiamo fare installa. Una volta che siamo alla home dell'applicazione, per andare a associare questa presa doppia smart dobbiamo cliccare su questa icona in alto a destra più e da qui dobbiamo aggiungere presa wifi. Ricordatevi che questa presa non supporta la connessione del router a 5 GHz, deve essere necessariamente a 2.4 GHz. Ci andiamo a collegare su Fastweb 2.4 GHz, ok? Poi torniamo indietro e ovviamente dobbiamo mettere la password del nostro router. Una volta messa la password, clicchiamo su avanti. Allora, in questo caso ci chiede di andare, vedete, ad accendere la presa smart, quindi dobbiamo collegare la presa alla corrente. Qui dice conferma che l'indicatore LED lampeggi velocemente. In questo caso non lampeggia velocemente. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tenere premuto il pulsante a sfioramento per 5 secondi e resettare la presa. Sentite il relè? Vedete, si è spenta la luce e adesso va a lampeggiare velocemente. Ok, adesso è in fase di ricerca. Possiamo confermare che la luce blu lampeggia velocemente. Clicchiamo su avanti. Associata. Possiamo fare fine. Quindi la nostra presa è stata configurata correttamente. Queste sono le due
praticamente le due prese distinte e separate. Ok, una volta che abbiamo individuato quale sia una delle due, possiamo associare il nome dell'elettrodomestico che andiamo a utilizzare. In questo caso io, vedete, ho messo Deo, che sarebbe deumidificatore, e Folletto, che sarebbe l'aspirapolvere. E da questa scritta, dove c'è scritto Folletto, cliccando sopra possiamo andare a cambiare il nome da impostare alla nostra presa. Quindi quando dovremo attivare o disattivare lo stesso, basta dire su Google Home, su Alexa o su Hey Google, da attivare e disattivare, in questo caso il folletto, come vi ho fatto vedere nella presentazione del video. E poi da qui abbiamo la possibilità di poter fare una sorta di countdown, quindi dare un orario, poi va a scalare finché non si va a spegnere l'elettrodomestico. Possiamo impostare la data e l'ora di quando si deve accendere e spegnere l'elettrodomestico in automatico, quindi possiamo impostare una serie di opzioni. Da questa icona ci dà il risultato del consumo dell'elettrodomestico che è stato collegato a questa presa smart, ci dà sia il voltaggio che i kilowattora che abbiamo consumato, e qui ci dà il resoconto del mese, vedete, dei giorni del mese che abbiamo utilizzato queste prese smart. Molto utile. Se non vogliamo utilizzare l'applicazione o il comando vocale, possiamo direttamente attivare o disattivare la nostra presa smart. Vi faccio vedere dal pulsantino a sfioramento qua sopra. Cliccando sul pulsantino, vedete, va ad attivare la presa. Da quest'altra parte vedete che c'è un altro pulsantino, quindi cliccando anche su questo va ad attivare la seconda presa. Una volta che abbiamo impostato le opzioni per quanto riguarda questa applicazione, possiamo andare a pilotare le prese smart tramite l'assistente. Per fare ciò dobbiamo aprire l'applicazione, cliccare sull'icona del vostro account e poi da qui scorrete in basso e c'è dispositivi collegati. Cliccate qui e fate aggiungi un dispositivo. Collega un dispositivo smart e qui andiamo a ricercare GoSound, che sarebbe praticamente l'applicazione di queste due prese smart. Eccolo qua. Clicchiamo su questa icona Go Smart. Facciamo continua, indirizzo email, quindi dobbiamo mettere l'indirizzo che ci siamo registrati per quanto riguarda l'applicazione. Passo successivo. Allora, qui dobbiamo scegliere GoSound, collega dispositivo, e qui dobbiamo mettere la password. Passo successivo. Ok, autorizziamo. Quindi abbiamo collegato la nostra presa smart, abbiamo collegato i nostri due elettrodomestici o dispositivi, quello che dovete collegare, climatizzatore, deumidificatore, insomma telecamere, quello che volete collegare alle prese smart. Possiamo farlo sia in maniera manuale, quindi vedete folletto, andiamo ad attivare il folletto, in quel caso il deumidificatore. Andiamo ad attivare il deumidificatore. Possiamo attivare entrambe e spengere direttamente tutte e due. E accendi folletto. Spegni folletto. Dobbiamo accendere il deumidificatore? Ehi, accendi Deu. Ehi, spegni Deu. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Abbiamo visto insieme come andare a installare, configurare e utilizzare l'applicazione per pilotare questa coppia di prese smart della GoSound.
Come al solito trovate tutti i link nella descrizione del video per andarvi a vedere il particolare per chi vorrà acquistarlo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su come sempre e noi ci vediamo ad uno dei prossimi smart video. Ciao belli, un bacione!